tutti da Heavy Metal Eleven. Oggi ci occupiamo di un gruppo che unisce folk orientale e metal estremo in qualcosa di un po' ridondante, ma in fondo godibile e personale. Spesso chi unisce death metal con influssi folk lo fa già da una prospettiva melodica, inserendo poi le armonie del secondo genere nel primo. Il risultato è un ibrido interessante, con un contrasto tra momenti più aggressivi e altri più melodici. Se sfruttato bene, questo tipo di suono può rendere molto. Tuttavia, non è l'unico modo in cui i due generi si possono mescolare. C'è anche una via diversa, come dimostrano gli Aharat. Nati nel 2017 a Kiev, da allora hanno pubblicato un EP e 2 full length. L'ultimo tra essi, Secrets of Ancient Gods, risale allo scorso 31 maggio. Al suo interno il gruppo ucraino affronta un genere di base piuttosto rabbioso. È un mescolare di aggressività, death moderno e rinforzi groove metal che punta in primis sulla potenza. Gli influssi folk di stampo asiatico orientale sono inseriti in maniera piuttosto naturale all'interno del contesto rabbioso. Li si può sentire nei riff e nei giri delle chitarre di Anton Skrebov, sia in ritmi e tastiere che danno al tutto un tono ancora più etnico, ma senza lasciare mai da parte l'aggressività tipica dei suddetti generi principali. È uno stile personale che gli Aharat, in linea generale, uniscono con un buon songwriting. Rende gli ucraini capaci di unire bene le due anime diverse della propria musica in qualcosa di coerente e ben fatto, soprattutto a livello di cura del suono. Sia lo stile che la registrazione molto precisa funzionano a dovere. Purtroppo lo stesso non si può dire per quanto riguarda le idee musicali. Non che Secrets of Ancient Gods ne sia sprovvisto. A tratti il gruppo si mostra davvero ispirato, ma ritrova presente qualche momento morto di troppo, specie nella seconda parte. In effetti il principale problema del disco è che alla lunga risulta ripetitivo, con canzoni che non si distinguono troppo le une dalle altre. Per fortuna però in certi momenti gli Aharat sono capaci di piazzare anche notevoli zampate. Succede per esempio con Karnak, che si segnala per alcune splendide progressioni di riff per momenti aperti con percussioni medio orientali, oppure Symbols. Bella Pesante si distingue dalle altre per dei ritornelli quasi black dal senso drammatico, che poi diventa malinconia nella più leggera fase centrale. I picchi del disco sono però Arcana 16 e Path Eternal. La prima è di media più lenta, con una splendida melodia folk delle chitarre, a tratti persino orchestrazioni. Un riff di base di grande impatto, ma anche momenti più veloci, che per paradosso risultano ritualistici più che rabbiosi. Ancora più particolare è però la seconda, lenta, spirituale, profonda. Si basa su melodie folk lontane, a volte prendono il sopravvento, ma senza dimenticare la ferocia a tratti. A parte questi squilli, il disco è tutto piuttosto piacevole, ma con poco che faccia davvero gridare al miracolo. Presa a sé stante quasi ogni canzone è d'effetto, ma nella ridondanza del complesso questa bontà si perde. Ed è un peccato. Se così com'è Secret of Ancient Gods è un bell'album, onestissimo, un po' di varietà in più poteva renderlo ottimo, forse addirittura un capolavoro. Ed è questo che speriamo di sentire in futuro dagli Aharat. La loro personalità e la loro coerenza meritano di essere valorizzati più di quanto siano riusciti a fare in questo loro secondo full length. In attesa di vedere cosa il tempo porterà, in ogni caso, se ami il folk orientale e non ti dispiace quello più estremo, gli ucraini faranno comunque al caso tuo. Voto di Heavy Metal Eleven 78 su 100. Per oggi è tutto. Se ti è piaciuto il video puoi mettere like, condividerlo e commentarlo. Ti esortiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e a cliccare la campanella degli avvisi per rimanere sempre al passo con i contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Puoi seguirci anche alle nostre pagine su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!